Salve e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione che è dedicata ai progetti di miglioramento e alle azioni preventive nel sistema qualità. L'ambiente di inserimento dati relativo alle azioni preventive e ai progetti di miglioramento lo possiamo raggiungere da questo pulsante SGQ, Sistema Gestione Qualità, Inserimento Dati, poi andremo a cliccare su progetti di miglioramento o su azioni preventive. Oppure lo possiamo raggiungere dal pannello comandi principale, sistema qualità, registrazioni, processi di sistema, progetti di miglioramento e azioni preventive. E qui ci si apre il menu dedicato a questo argomento e poi cliccando ulteriormente su azioni preventive abbiamo il sottomenu completo delle azioni preventive e cliccando su progetti di miglioramento abbiamo il menu completo relativo ai progetti di miglioramento. L'ambiente di inserimento dati è lo stesso perché questi due argomenti sono strettamente connessi. Quindi apriamone uno di ambiente di inserimento dati che varrà anche per l'altro argomento. E come ho fatto nel video relativo alle verifiche ispettive, anche qui ho già inserito due maschere, una relativa ad un progetto di miglioramento ed un'altra relativa ad un'azione preventiva. Cerchiamo subito di mettere in relazione la lezione attuale con la precedente relativa alle verifiche ispettive. Qui abbiamo un progetto di miglioramento intitolato Creazione archivio informatico per registrare esiti e certificati delle tarature. Ovviamente ci si riferisce alle tarature degli strumenti di precisione che vengono utilizzati nella produzione. In relazione perché? Perché se noi andiamo a vedere le verifiche ispettive, se ricordi, avevamo fatto anche una verifica ispettiva numero 2 sulla taratura degli strumenti di misura. Quindi andiamo a prendere la numero 2, eccola, taratura strumenti di misura, misurazioni statistiche e ci eravamo concentrati sui calibri. E quindi cosa voglio dire per creare questo collegamento tra le due lezioni? Voglio dire che quel progetto di miglioramento è conseguenza, è fonte dell'epilogo di questa verifica ispettiva, nel senso che se noi andiamo a vedere il piano attività, qui avevamo scritto, questa non l'avevamo analizzata nel dettaglio, questa verifica ispettiva per non farla troppo lunga, la vediamo adesso. In esito a questa verifica ispettiva, in epilogo, avevamo messo un progetto di miglioramento, nel senso che l'epilogo di questa, uno degli epiloghi di questa verifica ispettiva era stato l'apertura di un progetto di miglioramento. Cioè avevamo detto, da quello che è emerso da questa verifica ispettiva, dobbiamo fare un progetto di miglioramento e qui avevamo già dettagliato alcune fasi del piano attività. Controllo invio a qui ho commesso un errore ortografia. Controllo invio al laboratorio di taratura il relativo certificato e verifica esito del certificato mancante, altrimenti disporre l'invio al laboratorio esterno. Creazione di un archivio informatico di certificati. Cioè in questa verifica ispettiva avevamo rilevato che c'era un po' di confusione perché se gli strumenti di misura sono tanti, magari a memoria o soltanto con il cartaceo si può perdere il filo della situazione, soprattutto se ci si trova in una grossa azienda dove c'è un alto numero di questi strumenti di misura che periodicamente vanno inviati alla taratura. E ci eravamo proposti di creare un archivio informatico dei certificati che poi magari fosse interrogabile per tipo di strumento, per data di scadenza della taratura, per i risultati della taratura, insomma che fosse disponibile informaticamente in modo da non perdere il filo della situazione e quindi domani andare a gestire in maniera corretta questo argomento. E quindi tornando al progetto di miglioramento l'abbiamo aperto e quindi questo progetto di miglioramento è trova la propria fonte in una verifica ispettiva, tant'è che se andiamo subito a vedere lo storico dei progetti di miglioramento, torniamo un attimo indietro, progetti di miglioramento, storico, se noi andiamo a vedere quali sono le fonti dei progetti di miglioramento, vediamo che
il progetto di miglioramento, ora qui ce n'è, ha soltanto una fonte, qui dentro per ora ci sono inseriti pochi dati, però ha la fonte in una verifica ispettiva e in un piano qualità. Quindi per il 50% delle volte i progetti di miglioramento sono scaturiti dalla verifica ispettiva e per il 50% delle volte dal piano qualità. Questa verifica ispettiva è proprio, rappresenta quella spunta che avevamo messo in esito a quella verifica ispettiva sulla taratura degli strumenti di misura, che poi ci ha generato, che quindi è diventata fonte di un progetto di miglioramento. Quindi chiudiamo e torniamo all'ambiente di inserimento dati dei progetti di miglioramento e delle azioni preventive. Quindi qui ci siamo proposti di creare un archivio informatico per registrare gli esiti e i certificati delle tarature. Quindi lì nella verifica ispettiva ci eravamo proposti di fare questa cosa, adesso qui l'andiamo veramente a fare. Quindi anche qui per l'inserimento dati scriveremo il numero del progetto di miglioramento o, come vedremo successivamente, poi c'è inserita anche un'azione preventiva. Scriveremo il titolo del progetto di miglioramento, la data in cui l'apriamo, le date sono molto importanti, sono tutti campi obbligatori, quelli delle date, perché poi ci generano le interrogazioni per la consultazione dei dati. Qui andiamo a scegliere se si tratta di un progetto di miglioramento o di un'azione preventiva, in questo caso abbiamo scelto il progetto di miglioramento, il responsabile, cosa importantissima sempre il responsabile della qualità, chi fa che cosa e anche chi è responsabile di quell'azione, quindi in questo caso di portare a termine il progetto di miglioramento, la scadenza dell'attuazione, la data di verifica dell'attuazione che magari inseriremo successivamente e, come abbiamo visto già nella lezione delle verifiche ispettive, non necessariamente tornando qui sulla maschera, ma molto più comodamente e rapidamente dall'ambiente di consultazione e aggiornamento dati, e poi magari sempre la stessa cosa potremo fare anche per andare a stabilire quello che è stato l'esito di questo progetto di miglioramento, cioè se è concluso positivamente, ci siamo riusciti, lo abbiamo fatto nei tempi che ci eravamo preposti o no, e quindi abbiamo un esito che può essere negativo, parzialmente positivo o positivo. Dopodiché andiamo a scrivere tutto quello che c'è da scrivere, che poi il software ci ricomporrà automaticamente nel report su questo progetto di miglioramento. Quindi qui tutti i nostri appunti promemoria, tutto quello che vogliamo scrivere su questo progetto di miglioramento che ci fa comodo ricordare. Qui ricordo che in questi campi possono contenere fino a 64.000 caratteri. Poi andiamo alla gestione vera e propria del progetto di miglioramento, quindi dove individueremo la situazione attuale, la situazione attesa e la situazione alla chiusura. Quindi individuiamo quella che è la situazione attuale, quindi che non esiste un sistema informatico di archiviazione dei certificati di taratura degli strumenti di misura e quindi magari c'è un po' di confusione nel ricordare le date di scadenza, qualche volta ci dimentichiamo, quindi magari utilizziamo uno strumento che non è stato soggetto alla taratura come previsto e quindi potrebbe misurare quella grandezza in maniera non corretta, e poi andiamo a scrivere quella che è la situazione attesa, cioè cosa ci attendiamo, qual è il risultato che ci prefiggiamo di raggiungere una volta portato a termine questo progetto di miglioramento. E il risultato dovrà essere archivio informatico funzionante per dati ed esiti dei certificati. E poi qui sempre alla fine del progetto di miglioramento andremo a chiudere il progetto e dire qual è la situazione alla chiusura di questo progetto, cioè questo risultato l'abbiamo raggiunto o no, l'abbiamo raggiunto poco, tanto, al 100%, eccetera. Anche qui, come nelle verifiche ispettive, andremo a scrivere i progetti che sono coinvolti e i processi che sono coinvolti in questo progetto di miglioramento, quindi qui il processo è quello tarare gli strumenti di misura. Come al solito se ne possono inserire anche altri, qui da più tendine possiamo andare a aumentare il numero dei processi, possiamo scrivere il numero dei processi, possiamo scrivere il nome di un nuovo dipendente se come responsabile per esempio qui della chiusura fosse un nuovo dipendente rispetto a questi qui che sono già nella lista, così come potremo andare a scrivere un altro settore aziendale che poi ci troveremo nella lista. Ricordiamo sempre che una volta che qui, nel caso in cui inserissimo qui un nuovo settore aziendale, un nuovo dipendente, un nuovo processo, quando chiudiamo questa mascherina dobbiamo fare clic qui su aggiorna.
oppure qui, nel senso che se ci si riferisce ai dati della maschera superiore, non nelle sottoschede, si cliccherà qui su aggiorna. Se cambio un processo, se aggiungo un processo che si trova nella sottoscheda, cliccherò qui, altrimenti da qui non lo aggiornerebbe. Quindi ho messo un pulsante anche qui per dare la possibilità di aggiornare anche dalla sottomaschera. Quindi i processi, le risorse umane che sono coinvolte in questo progetto di miglioramento, a quali settori aziendali fanno capo queste risorse umane, quindi Barbara Rossi che fa parte proprio dell'ambiente, del settore dell'azienda che si occupa di queste cose, tarature e misurazioni, e Bianchi Fabrizio che è del settore informatica, che magari sarà quello che implementa questo piccolo software, questo foglio Excel, qualsiasi cosa ci possa servire per tenere sotto controllo gli strumenti di misura. Faccio presente che qui nel software c'è un ambiente dedicato alle tarature degli strumenti di misura, su cui c'è una apposita lezione in questo corso per illustrare anche in quel caso come si inseriscono i dati dello strumento di misura per far sì che poi non ci siano sorprese nelle scadenze del rinnovo delle tarature. Poi il settore che è il settore aziendale che è coinvolto in questo progetto di miglioramento. Qui aggiungiamo anche la taratura e misurazioni, abbiamo detto il settore informatica, il settore taratura e misurazioni, questo come abbiamo visto nella lezione delle verifiche ispettive ci genera tutti quei dati statistici sul coinvolgimento dei settori aziendali negli oggetti, nei processi del sistema qualità. Poi andremo a scrivere i documenti, qui ho scritto documento 1, ma potremo scrivere anche un altro documento, il documento 2, che magari è un documento tecnico che ci serve consultare per condurre, per portare proficuamente a termine questo progetto di miglioramento. Qui posso inserire anche il file, se lo voglio consultare ancora più rapidamente, di questo documento, cliccando su questa casellina con il tasto destro del mouse. Inserisci oggetto, a questo punto cliccherò qui su crea da file, sfoglierò il mio computer e allegherò questo documento come farei se lo dovessi allegare ad una mail. Molto semplice, alla fine poi cliccherò qui su crea collegamento, su ok, e il file verrà inserito qui, nel senso che se è un file PDF, Word, Excel, tutto quello che voglio lo potrò poi aprire direttamente da qui e anche dall'ambiente di consultazione dati. Anche in questo caso, ora qui mi dice che l'oggetto OLE l'ho messo vuoto. Andiamo anche in questo caso a vedere un eventuale piano attività in uscita da questo progetto di miglioramento e ci proponiamo di effettuare la formazione del personale sul corretto inserimento dei dati nel gestionale. Cioè siamo arrivati alla fine del progetto di miglioramento, abbiamo realizzato questo piccolo software, questo foglio Excel, tutto quello che vogliamo per gestire in maniera informatica l'archiviazione dei dati relativi alle tarature degli strumenti, ai certificati, e quindi ora facciamo la formazione del personale sul corretto inserimento dei dati nel gestionale o nel foglio Excel se abbiamo fatto una cosa più semplice. Data di inizio, data di fine, responsabile attuazione, responsabile della verifica chiusura. Dopodiché da qui potremo andare a consultare e ad aggiornare i dati relativamente a questo oggetto che appunto è rappresentato dai progetti di miglioramento. Vediamo come il software ci ha ricomposto tutti i dati relativi a questo progetto di miglioramento. Quindi possiamo cliccare qui sull'icona della lente di ingrandimento per avere un'anteprima del report o sull'icona o sul pulsante con l'icona del PDF se volessimo creare un PDF di questo foglio A4 da stampare, si può stampare anche dalla lente di ingrandimento, magari un PDF da mettere su un ambiente di condivisione come per esempio SharePoint, OneDrive o Google Drive per condividerlo con i colleghi o con chi è necessario condividere questa attività. Quindi qui cliccando sul pulsante con l'icona della lente di ingrandimento ci si aprirà
subito questo progetto di miglioramento, quindi ci si apre sull'ID, su questo numero, che sarà quindi il progetto di miglioramento numero 1, se fossimo stati sul numero 100 ci si aprirebbe direttamente sul numero 100. Come possiamo vedere qui il gestionale ci ha ricomposto automaticamente tutti i dati che noi abbiamo inserito dall'altra parte, quindi ci dice che è un progetto di miglioramento, il numero, l'apertura, la data, il titolo, il responsabile, quindi ci ricompone in maniera ordinata per fare una stampa magari da tenere sulla scrivania se volessimo, se ci volessimo concentrare su questo progetto di miglioramento, e poi soprattutto per far sì che su questo progetto di miglioramento chi di dovere metta le proprie firme, perché poi questo è un documento da presentare all'ente certificatore quando una volta all'anno viene a fare il controllo sul sistema qualità aziendale per decidere se mantenere la certificazione ISO 9001 all'azienda oppure se fare delle non conformità gravi o addirittura, se il sistema non è tenuto a regola d'arte come prevede la norma, anche a revocare la certificazione. Quindi abbiamo le risorse coinvolte, i settori aziendali che sono coinvolti in questo progetto di miglioramento, quindi qui c'è tutto quello che abbiamo scritto, i documenti 1 e 2, gli appunti nostri promemoria, ovviamente queste caselle sono espandibili e quindi se noi qui scrivessimo nelle note una pagina intera si allargherebbe la casellina senza alterare nulla di quello che c'è sotto. La situazione attuale, la situazione attesa, per esempio dalla stampa potremmo vedere che ancora non abbiamo scritto niente sulla situazione alla chiusura, il piano attività in uscita, formazione del personale su questo argomento dell'inserimento dati per la corretta tenuta delle scadenze degli strumenti di taratura, la data e le firme. La data e le firme ovviamente sono modificabili e qui sono coinvolti il responsabile dell'attuazione di questo progetto di miglioramento e la direzione, il responsabile della qualità. Sempre rinviando alla lezione sulle stampe, su come si modifica l'intestazione e il piedi pagina, qui però possiamo subito andare a cambiare la data cliccando sull'icona del calendario, quindi qui invece di Roma per esempio scrivere Milano, e possiamo anche andare a modificare le firme cliccando qui sull'icona della piuma, la direzione Riccardo Verdi, scriviamo Riccardo Rossi, e il responsabile qualità Franco Rossi, e poi abbiamo il responsabile attuazione Giovanni Bianchi. Ora aggiorniamo e se riclicchiamo lì vediamo che tutto questo è cambiato. Vedete, ci è venuto scritto Milano anziché Roma come c'era scritto prima, e responsabile attuazione Giovanni Bianchi, direzione Riccardo Rossi, responsabile della qualità Franco Rossi. Quindi la stampa è completamente personalizzabile, ovviamente anche nell'intestazione e nel piedi pagina, come si mostra in maniera dettagliata nella lezione dedicata alle stampe. Comunque se ci fosse da modificare in questo momento qualcosa sulle stampe, potremo andare a cliccare qui sulla personalizzazione, andiamo qui, per esempio potremo modificare l'intestazione mettendo tutti i dati relativi alla nostra azienda. Qua dentro, come ho detto prima, c'è anche inserita un'azione preventiva, quindi è un'azione con cui si previene una non conformità domani, quindi si cerca di fare in modo, anche se attualmente su quell'argomento, su quel processo di lavoro in azienda non sono mai state rilevate non conformità, mettiamo in piedi un'azione per fare in modo che domani non si verifichi una non conformità, cioè la non conformità vuol dire che ormai la pallonata al vetro è arrivata, il vetro è rotto, e con l'azione preventiva si cerca di evitare che arrivi la pallonata nel vetro, quindi che il vetro si rompa, quindi si cerca di prevenire una non conformità. Quindi qui abbiamo i nostri soliti appunti promemoria, la gestione dell'azione preventiva. Nel procedimento di produzione X si è verificato un tasso di infortuni sul lavoro del 12%, situazione attuale, situazione attesa, ridurre il tasso almeno all'8% entro la fine del 2022. Qui i coinvolgimenti, come abbiamo visto prima, per i progetti di miglioramento, stesso discorso, i documenti che eventualmente accompagnano questa azione preventiva che è necessario consultare per portarla proficuamente a termine, e il piano attività in uscita, quindi manutenzione delle macchine di tipo X, creazione di una tipo
tipologia di casistiche da analizzare statisticamente, cioè quando si verifica anche quel piccolo infortunio sul lavoro, a cosa è dovuto, eccetera, e come statisticamente questo si verifica nel tempo. Anche in questo caso avremo il report di questa azione preventiva con il numero, la data di apertura, tutti i dati che sono stati inseriti nella maschera. Ovviamente anche qui, come prima, potremo andare a modificare le firme, a modificare la data, l'intestazione o il piedipagina. Faccio notare che anche in questo caso ovviamente avremo inserito gli epiloghi se c'è qualcosa in uscita da questa azione preventiva, quindi potrebbe essere un'analisi indicatori proprio per andare a misurare tutte queste tipologie di casistiche, creando degli indicatori di performance, anche uno solo, senza andarne a crearne 100, anche uno solo per misurare statisticamente gli infortuni sul lavoro, ovviamente mettendo in rapporto un denominatore con un numeratore con un denominatore, vedere come varia il rapporto tra queste due grandezze nel corso del tempo. Quindi faccio vedere da ultimo e poi nella lezione successiva vedremo come si aggiornano e si consultano i dati relativamente ai progetti di miglioramento e alle azioni preventive. Faccio vedere che qui se ci fosse da fare qualcosa, tipo creazione di una tipologia di casistiche da analizzare statisticamente, quindi statisticamente vuol dire, come ho detto poco fa, andare magari a creare un indicatore di performance su questo argomento. Qui è possibile, senza perdere il filo della situazione, cliccare su sistema qualità, andare direttamente. Ora gli indicatori per l'appunto è il primo oggetto che ci propone, ma potrei andare anche ad altri oggetti del sistema qualità e andare a dire subito creo questo indicatore per rilevare questa cosa che ho appena su cui ho voluto porre l'attenzione con l'azione preventiva. Quindi molto rapidamente lo vado a creare. Qui ci sono i dati essenziali, poi ovviamente dopo andrò, quando devo gestire la cosa, nell'ambiente degli indicatori con tutta la maschera a disposizione per l'inserimento dati degli indicatori e con le rilevazioni nel corso del tempo per vederne anche i valori, però lì ho subito la possibilità di andare a scrivere l'indicatore o anche semplicemente a prendere un appunto di un qualcosa che poi modificherò domani, ma di farlo senza perdere il filo della situazione perché ero qui e mi ero proposto di fare questa cosa. Quindi questa lezione finisce qui, ti aspetto alla lezione successiva dedicata alla consultazione, aggiornamento dati delle azioni preventive, in cui vedremo tutte le possibilità di interrogare tutti i pulsanti per interrogare in maniera statistica, per vedere il fatto, il non fatto, quello che c'è ancora da fare, le interazioni tra i processi coinvolti, i settori aziendali coinvolti, gli epiloghi e le fonti, tutti con dati statistici che ci faranno un quadro completo su questo argomento e anche delle interazioni tra questo oggetto del sistema qualità e gli altri oggetti del sistema qualità. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!